Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi vi parlerò di un tablet che potrebbe sorprendervi, l'Umidigi G7 Tab Pro, un dispositivo economico ma con delle caratteristiche interessanti. Vale la pena acquistarlo? Beh, lo scopriremo nella recensione. Partiamo dalla confezione. Oltre a trovare il tablet, appunto, al suo interno troviamo anche una cover custodia per proteggere il nostro tablet, manuale di istruzioni, un pennino, carica batterie compresa a muro, il che è una cosa veramente ottima, visto che ormai quasi tutti i prodotti top di gamma questo neanche lo vendono più, e un cavo di ricarica per il nostro tablet con ingresso USB-C. In più abbiamo anche spilletta per carellino della SIM, perché sì ragazzi, questo tablet oltre ad avere la possibilità di inserire una SIM ha anche la possibilità di espandere la memoria con una scheda micro SD. Esteticamente al tatto è piacevole, ha un corpo in alluminio, uno spessore di circa 7,5 mm e un peso di circa 513 grammi, quindi abbastanza leggero e maneggevole. Passiamo allo schermo, dove per l'appunto abbiamo un display da 11 pollici con una risoluzione Full HD di 1920x1200. Il display ovviamente non è di certo un OLED, pertanto non aspettatevi colori super vividi o comunque contrasti da top di gamma, ma tutto sommato per navigare, guardare video e giocare è più che valido. Sotto al cofano troviamo il processore MediaTek Helio G99 accompagnato da 8 GB di RAM che possono diventare 16, ma vi sconsiglio di non farlo perché la memoria virtuale è un'arma a doppio taglio. Se da un lato avrete un aumento di memoria, dall'altro inizierete a rallentare e le prestazioni del tablet ne risentiranno. E anzi, consiglio ai produttori di evitare di poter permettere all'utente di aumentare la memoria virtuale, perché la memoria virtuale, ragazzi, io ve lo sconsiglio, è inutile attivarla. E comunque gli 8 GB di base sono più che sufficienti per un uso quotidiano. Inoltre vi segnalo anche che al suo interno abbiamo una memoria interna di 256 GB che possono essere espansi fino a 1 tera con l'aiuto di una micro SD. Per quanto riguarda invece le prestazioni, per l'uso quotidiano va benissimo. I social, come ad esempio Instagram, come vedete si aprono in maniera velocissima e anche il caricamento è veloce. Idem con YouTube. Ovviamente c'è un piccolo caricamento ma poi si riparte, quindi senza problemi. E anche Facebook lo stesso, guardate qui, tutto velocissimo. Insomma, per quanto riguarda l'uso quotidiano, i social, la navigazione sul web, video in streaming come magari Netflix, adesso apriamo Netflix e vediamo anche un video in streaming. Faccio vedere un po' come si vede. Mettiamo magari un video a caso, questo qui, un video che voglio vedere tra l'altro, riproduci. L'audio come sentite è potentissimo e anche se la ripresa dal cellulare al tablet non rende come se lo guardaste dal vivo, vi posso assicurare che si vede comunque molto bene. E comunque nel complesso si vede e si sente in maniera ottimale. Sto un attimo zitto. I negazionisti sapevano il perché, ma continuavano a raccontarci bugie. La guerra ha reso la... Quindi, come vedete, funziona tutto in maniera fluida e senza problemi. E lo stesso vale anche per i giochi, perché anche nei giochi lui si comporta bene. Infatti, titoli come PUBG Mobile o Call of Duty girano senza troppi problemi e adesso ve lo mostro anche. Tra l'altro l'ho appena scaricato, quindi ho solo fatto l'installazione, quindi lo andiamo a provare insieme. Come vedete il caricamento tutto sommato è veloce. Continuiamo come ospiti. E credo siamo nel tutorial. Allora, signori, io cerco di farvi vedere il più possibile. Come vedete riusciamo a muoverci senza problemi, senza lag. Stessa cosa per la telecamera, come vedete non ci sono rallentamenti, lag o altre robe e pare che tutto funzioni
come previsto. Prendi il fucile, sparare così? No, come si spara? Muovi il puntatore sul bersaglio per fare fuoco. Vabbè, voi come sapete io preferisco sicuramente giocare con mouse e tastiera o col joystick, però tutto sommato i controlli touch comunque sono molto reattivi e funziona senza problemi. Faccio vedere un altro po'. Munizioni in esaurimento, sì, va bene. Comunque sì, come vedete funziona tutto senza particolari problemi. Direi quindi di chiudere adesso il gioco e passare all'audio. Un punto a favore di questo tablet è sicuramente l'audio, che grazie ai 4 altoparlanti, come abbiamo detto, 2 sopra e 2 sotto, rendono l'audio abbastanza potente e avvolgente, ideale per guardare film, serie tv o anche giocare. Nota dolente invece per la penna capacitiva inclusa nella confezione, che tutto sommato funziona bene, riconosce il touchscreen del tablet, come vedete riesco a muovermi senza problemi e anche se voglio scrivere va benissimo, però tutto sommato è anche un po' scomoda perché comunque è un po' piccolina e per un Mac o comunque le mani grosse comunque è fastidiosa. Inoltre segnalo che sì, la penna comunque funziona bene, però il tablet non riconosce il palmo della mano, pertanto se io vado ad appoggiare comunque la mano qui sul tablet, come vedete non riesco più a scrivere e quindi questo vi costringe a tenere la mano in una posizione veramente scomoda per scrivere. Tutto sommato però nel complesso per fare piccoli disegni, schizzetti o comunque prendere brevi appunti ha comunque un senso. Detto questo passiamo all'autonomia. Per quanto invece riguarda la batteria, sotto la scocca troviamo una batteria da 8000 mAh che ci permette di arrivare a fine serata senza particolari problemi e con una singola carica e un uso normale il tablet riesce ad arrivare anche a 2-3 giorni di fila senza problemi. E a proposito di carica, il tablet supporta la carica rapida a 18 watt. Ed infine eccoci qui a parlare delle fotocamere. Ho lasciato per ultimo questo argomento proprio perché, come ho detto all'inizio recensione, le fotocamere su un tablet lasciano un po' il tempo che provano. Tutto sommato comunque andiamo ad analizzarle. Abbiamo quindi sul posteriore una fotocamera principale da 13 megapixel con flash LED e sulla parte frontale abbiamo qui una fotocamera da 8 megapixel. Non aspettatevi dunque comunque foto spettacolari, ma per una videochiamata o comunque scatti alla luce del sole ci si può accontentare. Le foto e i video di giorno vengono bene, ma per quanto riguarda i video bisogna avere una mano veramente ferma perché non è presente la stabilizzazione e sebbene ci sia l'opzione per attivarla dopo aver registrato il video, il risultato comunque non è ottimale. Inoltre, l'audio registrato dai microfoni è veramente basso, rendendo quindi comprensibile quello che si sta dicendo nel video. Adesso sto un attimo zitto e vi faccio sentire la clip video che ho registrato. Questo è l'audio del tablet G7 Pro Tab. Prova, prova. Questo è l'audio del G7 Tab Pro. Prova, audio 1, mi sentite? Questo è l'audio del G7 Tab Pro. Insomma, come avete visto, non è sicuramente un camera phone. Sia l'audio che il video sono veramente pessimi. L'audio era basso e il video era proprio stabilizzato male. Si muoveva tutto, nonostante io ero con la mano più ferma possibile. Ma del resto, nessun tablet nasce per quello scopo e le fotocamere sui tablet lasciano il tempo che trovano. Archiviata quindi la fotocamera, passiamo alle conclusioni. Quindi, Lumidigi G7 Tab Pro vale la pena l'acquisto? Beh, la risposta è semplice. Può essere un'ottima scelta se non si hanno troppe pretese. Lo si trova su Amazon a circa 260 euro e spesso e volentieri accompagnato da coupon da 35 euro. Inoltre, se lo cercate durante il Prime Day o durante varie offerte scontistiche, potreste trovarlo anche intorno ai 170 euro. Certo, non è perfetto come tablet, come per esempio appunto il difetto della penna capacitativa che non riconosce il palmo della mano o l'audio troppo basso e la stabilizzazione dei video, ma sono dettagli diciamo che non influiscono sull'uso quotidiano del tablet.
Nel complesso, quindi, è una soluzione interessante per chi cerca un tablet dedicato alla multimedialità, alla visione di film e serie TV o app social. Io credo di avervi detto tutto, fammi sapere nei commenti cosa ne pensi e se ti va lasciami un like e iscriviti al canale per altre recensioni tech. Alla prossima!